Buongiorno a tutti e ben ritrovati. Oggi iniziamo la lettura delle storie tratte dal novellino di questo autore anonimo della fine del 200 e al punto numero 2 oggi leggeremo della ricca ambasceria la quale fece lo presto Giovanni al nobile imperatore Federigo. Molto probabilmente parliamo di Federico II di Svevia, il grande imperatore vissuto tra la fine del 1100 e la prima metà del 200, e importante corte europea perché proprio qui nascerà la scuola siciliana. Ricordiamo tutti Giacomo da Lentini, Pier delle Vigne, Guido delle Colonne, Stefano Protonotaro e così via, quindi un grande centro culturale, politico, economico. E si parla di Presto Giovanni, cioè del prete Gianni, un leggendario sovrano orientale, simbolo di grande lusso, di grande sfarzo, molto noto nel Medioevo, ma come tutte le storie un re inventato, non realmente esistito, però simbolo di grandi ricchezze. Gli occidentali vedono sempre l'Oriente con gli occhi del pregiudizio. Nel nostro caso la questione è semplice: il prete Gianni, nobilissimo signore indiano, mandò una ricca e nobile ambasceria al nobile e potente imperatore Federigo, a colui che veramente fu specchio del mondo, quindi un grande speculum, quindi simbolo, exemplum, modello di parlare e di costumi, quindi sapeva ben parlare e aveva buoni costumi, e studiò in dare savi risponsi. Quindi il prete Gianni invia questi ambasciatori presso la corte di Federico II perché l'imperatore ha una grande fama di uomo colto, ma soprattutto di uomo saggio, uno dei più savi uomini dell'epoca. E l'obiettivo dell'ambasceria è molto semplice, è quello di porre una questione. Gli ambasciatori devono chiedere quale sia, secondo Federico, la cosa migliore del mondo, cioè qual è quella più importante, quella che lui sceglierebbe tra tutte, e poi la risposta dovrà essere riferita al prete Gianni. E già che ci sono, gli ambasciatori regaleranno all'imperatore alcune pietre molto preziose. Quando gli ambasciatori arrivano, che cosa fanno? Salutarlo siccome si convenia per la parte della sua maestade e per la parte dello loro soprascritto signore, donargli le sopradette pietre. Quindi lo riveriscono, donano queste pietre e soprattutto si mettono ad osservare e a studiare la corte di Federico II di Svevia. È molto importante perché l'ambasciatore è sempre il punto di contatto tra il luogo in cui devono andare e il loro signore. All'epoca non ci sono telecamere, non ci sono cellulari, l'unico modo per vedere una corte è attraverso il racconto dei propri ambasciatori, naturalmente. Quando però vengono donate le pietre, ecco che Federico le accetta volentieri, ma non domandò di loro virtude, quindi non chiese le proprietà di queste pietre. Sappiamo bene che nel Medioevo esistono i lapidari, quindi dei veri e propri registri, dei manuali dove si scrivevano non solo le pietre e descritti soprattutto i loro poteri. Gli ambasciatori pongono la questione del prete Gianni e lui risponde: dite al Signore vostro che la migliore cosa di questo mondo si è misura, quindi la misura. L'uomo deve essere misurato in tutte le cose. Qui riprende il grande filosofo Aristotele: in medio stat virtus, la virtù è sempre nel mezzo, il giusto mezzo. Bisogna sempre condannare sia l'eccesso sia il difetto. Ricordate Dante? In eterno verranno agli due cozzi, ecco, dove vengono puniti avari e prodighi. Quindi di nuovo anche il novellino, così come il Decameron di Boccaccio, ci ricorda che l'eccesso deve sempre essere evitato. Gli ambasciatori tornano a casa, riferiscono tutto quello che hanno visto, raccontano quello che hanno udito e soprattutto lodano la corte di Federico per i bellissimi costumi e il modo dei suoi cavalieri. Siamo in un ambiente di corte dove è nato tra l'altro anche l'amor cortese grazie alla lirica provenzale, quindi è davvero un mondo raffinato, elegante, colto, dove i più grandi valori sono quelli classici, appunto il saper ben parlare, l'eleganza, i buoni costumi, le buone maniere, la gentilezza e soprattutto il concetto della nobiltà d'animo, la nobiltà che nasce dal cuore, non certo dai beni materiali. Quindi siamo in un ambiente molto elevato e raffinato, e il prete Gianni però, udendo ciò che raccontarono i suoi ambasciatori, lodò l'imperatore e disse
disse, attenzione, che era molto savio in parola perché ha risposto bene, ma non in fatto, acciò che non aveva domandato della virtù di così care pietre, di pietre così preziose. Quindi dal punto di vista verbale è molto saggio perché risponde in maniera corretta e molto intelligente, ma non dal punto di vista pratico perché non ha chiesto quali fossero i poteri di queste pietre, quindi lo trova in fallo, ed è per questa ragione che il prete Gianni rimanda i suoi ambasciatori alla corte di Federico chiedendogli se avesse il desiderio e se potesse concedergli l'onore di diventare il suo siniscalco, cioè il tesoriere della sua corte, quindi vorrebbe offrirgli anche questa grande opportunità. Questa volta saranno i suoi ambasciatori a raccontare quali siano i costumi, le usanze, le ricchezze del proprio regno, e dopo un periodo di tempo viene inviato soprattutto un importante lapidaro, cioè una persona specializzata nella conoscenza delle pietre e soprattutto delle loro virtù, uno specialista che è incaricato di recuperare quelle famose pietre che erano state donate a Federico II, e il trucco per poterle riavere è davvero particolare, quindi qui viene già elogiato quell'ingenium, quella scaltrezza, quell'astuzia, quella acutezza di ingegno che poi verrà celebrata, osannata da Boccaccio nel Decameron e di cui abbiamo già parlato a lungo. Questo lapidaro, questo esperto, che cosa fa? Va alla corte di Federico II di Svevia e inizia a donare una marea di pietre, quindi inizia veramente, quando incontra i cortigiani, quindi i membri della corte di Federico, inizia a donare loro le pietre, non le vende, dice, ma le donava, e ne donò così tante, sia anelli, collane, orecchini, eccetera eccetera, che a un certo punto la cosa giunge all'orecchio dell'imperatore, il quale fa convocare a corte questo lapidaro. E ovviamente che cosa fa il lapidaro? Mostra le sue pietre e chiede poi di vedere quelle che sono custodite dall'imperatore stesso, che sono appunto quelle che gli aveva regalato il prete Gianni. Le mostra e il lapidaro, dopo averle osservate, che cosa dice a Federico? Questa pietra, messere, vale la migliore città che voi avete. Poi prese la seconda e disse: questa, messere, vale la migliore provincia che voi avete. E poi prese la terza e disse: messere, questa vale più che tutto lo imperio. Notate anche la climax ascendente, ognuna delle tre pietre è più preziosa e quindi vale di più. Il metro di paragone aumenta e cresce sempre di più. E strinse il pugno con le soprascritte pietre. La virtù dell'una il celò, cioè lo nascose, e che non poterono vedere. In questo modo non lo poterono più vedere, quindi stringendo una di queste pietre, la pietra aveva il potere di renderlo invisibile. Non vedendolo più nessuno, discese giù per le scale e tornò al suo signore e presentògli le pietre con grande allegrezza. Quindi attraverso questa sua astuzia, cioè attraverso la conoscenza delle proprietà delle pietre, il lapidaro può recuperare le tre pietre preziose e restituirle al prete Gianni. Sappiamo bene che rifiutare un dono, non dimostrare interesse per quanto viene donato, sicuramente è un segno di grande scortesia. Sfruttando le proprie conoscenze, l'uomo può superare qualsiasi ostacolo. Questo è un chiaro esempio anche di problem solving. Bisogna recuperare qualcosa, bisogna rientrare in possesso di qualcosa, e si può fare soltanto utilizzando lo strumento più potente che noi abbiamo, cioè la nostra ragione. Attraverso quella l'uomo può veramente compiere qualsiasi impresa, dalla più banale a quella più grande. Poi proseguiremo anche con le altre storie, ne vedremo alcune, quelle più semplici poi le tratteremo insieme e cercheremo di capire da ogni racconto quale sia l'insegnamento morale, perché noi sappiamo che queste storie sono state scritte da un lato per intrattenere e divertire, e dall'altro lato invece per sempre educare e per istruire l'uomo affinché potesse diventare sempre migliore sulla via della perfezione. Alla prossima!